Ciao a tutti! Oggi vogliamo mostrare un'applicazione un po' particolare. Andremo a cambiare aspetto a queste finte placche per interruttori elettrici. Infatti quando abbiamo smontato la cucina avevano esattamente questo aspetto. Vedremo se è possibile usare le pellicole Artesy per cambiare il loro colore. Prima di tutto le rimuoviamo dalla loro sede. Come vedete la loro forma è un po' particolare, poiché ci sono bordi sia esterni che interni. Togliamo anche la seconda, eliminando questa fantasia un po' orribile. Puliamo bene la superficie. Decidiamo di utilizzare anche un promotore di adesione per aumentare la tenuta della pellicola adesiva. Lo utilizziamo anche sui bordi interni. Gli strumenti che ci servono per questo lavoro sono il taglierino, la spatola e la pistola termica. Eravamo indecisi su quale texture usare. Io ho deciso di utilizzare la pellicola adesiva Artesy Tech 017 con effetto acciaio satinato. In questo caso abbiamo utilizzato un mini roll, che non è altro che la versione delle nostre pellicole adesive con larghezza minore da circa 15 cm. È perfetto per questo tipo di lavori e mi basta tagliare lasciando 1-2 cm di abbondanza su ogni lato. Una volta verificata che la misura è corretta, rimuoviamo la carta posteriore. Appoggiamo al contrario la placca direttamente sulla pellicola adesiva e premiamo sul perimetro della placca. Sollevo e riposiziono se noto che si formano magari delle bolle d'aria. Incidiamo con il taglierino al centro del foro, partendo però da 4-5 mm dal bordo. Creo una sorta di X al centro della placca con il taglierino. Posiziono la pistola termica verso l'alto. La mia ha degli stand che mi permette questo posizionamento. In questo modo posso lavorare meglio su oggetti piccoli e infatti inizio scaldando la parte laterale della placca. Scaldo e tensiono la pellicola adesiva su ogni bordo, fino a ottenere un risultato simile a questo. Specialmente sugli angoli cerco di tensionare e portare la pellicola adesiva oltre il bordo esterno. Continuo su tutti gli angoli e sui bordi esterni. È un lavoro di pazienza perché per lavorare su oggetti piccoli serve un minimo di manualità. Una volta applicato lungo i bordi esterni dovremo tagliare il materiale in eccesso. Per farlo uso il taglierino cercando di rimanere a filo del bordo. Anche in questo caso serve un po' di pazienza. Essendo molto piccolo come oggetto tende a muoversi dal tavolo e devo cercare di tenerlo fermo con l'altra mano. Anche la mia fotocamera infatti continua a sfocare perché mi muovo troppo di continuo. Purtroppo me ne sono reso conto solo al momento del montaggio. In ogni caso, una volta terminato il perimetro esterno, passo ai bordi interni della placca. Anche in questa parte abbiamo scaldato, modellato leggermente i bordi e poi rimosso il materiale in eccesso. Questo è un taglio più facile perché non ci sono i ganci come sui bordi esterni. Sinceramente non sapevo cosa aspettarmi non avendo mai applicato una pellicola adesiva su una placca di queste qua elettriche. Vediamo com'è il risultato finale una volta rimessa al suo posto. E a parte che è un po' storta, dai, non è venuta male, anzi. Ho deciso di fare anche la seconda ma con un effetto legno. Non c'entra niente con il contesto, ma è per dimostrarvi che è possibile poi usare ogni texture che volete. La rimetto al suo posto e anche questo tutorial è finito. Spero vi sia piaciuto e vi saluto. Ciao ciao!